Ben ritrovati, buongiorno a tutti qui da Radio Rossonera, giovedì 15 giugno, metà di giugno è arrivata ora per obbligo di riscatto, il quarto obbligo di riscatto di questa stagione. Enrico Boiani, ciao. Buongiorno a tutti. Prometto che perderò il conto. Ogni giorno sto cercando di tenere a mente quanti obbligo di riscatto stiamo facendo, ma prima o poi mi perderò e me lo dimenticherò. Quanti obbligo di riscatto stiamo facendo, ma io, visto che oggi abbiamo così di notizie e di nomi impattanti, io direi di andare subito a parlare di quello che sta succedendo sul calciomercato del Milan. Eccolo. Perfetto. No, scherzo a parte. Due cose velocissime. Vai. Prima che parti con i nomi, i botti clamorosi, le bombe di mercato. La prima cosa è, ve lo dico adesso di metter like, così non arrivate alla fine che chiudete già il video quando mi sentite dire mettete like e iscrivetevi. Quindi se volete sentire quello che diciamo, mettete innanzitutto like, vi iscrivete se non l'avete fatto, attivate la campanella. Intanto io ve la butto lì, tanto lo ridico anche alla fine. La seconda cosa, io ringrazio tutti quelli che scrivono parole nei commenti, parole, dove sono i fatti, state parlando del nulla. Avete ragione. In questo momento si sta solo parlando, ma Non so come dirvelo. sarebbe difficile dire il contrario, onestamente. Cioè, non stiamo commentando né di trattative vere e proprie, ma soltanto di primi abboccamenti con gli agenti. Stiamo raccontando non di visite mediche, non di accordi fatti, non di parametri zero in arrivo. In questo momento no. Siamo al 15 giugno, come ci siamo detti, credo per tutta la primavera, deve essere un'estate di tanto movimento in entrata e in uscita. I primi 15 giorni sono andati, ma io non voglio mai guardare in casa degli altri perché non è nemmeno giusto e neanche bello. Però, e quindi non parlerò degli altri, del fatto che magari anche altre squadre non hanno fatto nulla. Io parlo del Milan. Il Milan quest'anno deve fare tanto perché tanti giocatori escono, chi a parametro zero perché va via a fine contratto, chi perché non ha reso, e tanti devono arrivare a quel punto, perché delle due l'una, o non avevamo la rosa abbastanza per competere in due competizioni, oppure c'era, oppure come ci siamo sempre detti, la rosa di quest'anno è un po' più corta, era un po' troppo corta, in tanti magari non hanno reso, qualcuno partirà e quindi qualcosa in più bisogna fare rispetto all'anno scorso. Non dico a livello economico, perché tanto sappiamo che non sarà quello, ma a livello di giocatori in arrivo e in uscita il numero è alto. Quindi bisogna andare perché poi non è per mettere fretta, ma tra un mese nemmeno c'è il raduno e tra due abbondanti si inizia il campionato. Sì. Entrate e Sì. uscite ce n'è. Io sono, come abbiamo detto, sull'aspettiamo, perché mancano ancora 2 mesi all'inizio del campionato e quindi aspettiamo, però bisogna muoversi, cioè Capisco tutte le attenuanti, cioè è andato via il direttore sportivo, è andato via il direttore tecnico, è arrivato un nuovo gruppo di lavoro, un esatto. nuovo gruppo di lavoro. Magari qualcosa ovviamente è cambiato, si è rimpastato un po' l'idea originale del mercato. Non ti dico che sia partiti da zero, ma ma quasi quasi. Però Certo. adesso dai, su. Però esatto, bisogna muoversi, anche perché ve l'abbiamo mostrato ieri durante il talk. In questo momento a centrocampo, con l'infortunio di Bennacer, ci sono Tonali, Krunic e Pobega. Fine. Stop. Hai detto Tonali, io prima di Sì. parlare di mercato parlerei un secondo di quello che del mercato non vuol parlare, cioè lui stesso, ovvero Sandro Tonali, che qui vedo illuminato dal sole, sembra mesciato, in realtà non è così. E Tonali resiste, anche lui respinge tutti, è l'anima del diavolo, intoccabile al pari di
Nicolò Barella. Io onestamente di Barella non parlerei. Salutiamo il buon Silvio che ieri, insomma, ci ha salutato per l'ultima volta in quel del Duomo di Milano. E per chi magari non lo ha visto, ieri sera su Italia 1 è andato in onda un lungo speciale sulla cavalcata del Milan, da quando è stato preso da Silvio Berlusconi fino a quando poi ha venduto la società. Fa capire l'immensità che è stata fatta per 30 anni, o meglio, è stata fatta soprattutto nei primi 20 anni, 20-25 anni. Soprattutto magari per chi è un po' più giovane o per chi è più âgé e se le vuole rivivere, recuperatevelo, perché è veramente qualcosa di incredibile rivivere tutti quegli anni, tutte quelle vittorie una dopo l'altra, eccetera eccetera eccetera. Torniamo a Sandro, che di quella squadra è pure tifoso ed è il motivo principale per il quale abbiamo sempre detto, ormai da credo 2 anni a questa parte, Sandro Tonali sul mercato non ci va perché è lui che non ci vuole andare. Poi se ce lo spingono di forza è un'altra questione, ma non è il momento, non è questa la notizia, diciamo. Ma Sandro non si vede via dal Milan, respinge nel caso gli assalti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma vabbè, non è una novità in realtà. No, no, non è una novità e lo sapevamo. E io credo che sia anche giusto e ci mancherebbe altro della serie. Cioè, non mi immagino un Sandro Tonali ancora a 23 anni che voglia già andar via, ecco. Io me lo immagino adesso, fatico a pensarlo per tutta la carriera qui. Nel 2023 queste cose io difficilmente riesco ad immaginarle, perché sono cose secondo me che appartengono più al passato. Mi stupirebbe, mi piacerebbe naturalmente dovesse accadere, perché sarebbe una nuova bandiera in un calcio in cui le bandiere non esistono più. Però ecco, a prescindere da questo, anche se dovesse dirsi un giorno o l'altro voglio andare a provare a vincere la Champions, vado a giocare al Real Madrid, al Manchester United, al squadra XYZ, io penso che sarà molto più avanti Sì. nel tempo, se Sì. dovesse mai essere, ecco. Non è sicuramente il caso attuale in cui Sandro deve ancora scrivere tanti passi e tante pagine della sua storia con il Milan. Tra poco parliamo di un parametro zero forse in arrivo. Ne parli tu, Prima, io ti avviso. come Harry? Ne parli tu, io vado in silenzio stampa su Sì, sì, quell'argomento, sì, ti sì. avviso. Ne parlo io, vado a fare io le visite, faccio tutto io. Come Sì, è sì. successo ai suoi tempi per un altro parametro zero. Chukwueze in pole per la fascia destra, l'alternativa è Nelson dell'Arsenal, questo è ciò che scrive Gazzetta, in realtà è una sorta di reimpasto degli ultimi 3-4 giorni. Insomma, siamo fermi ai contatti con gli agenti di Chukwueze e poco altro. Io spero tanto che il buon Nelson firmi per l'Arsenal, anche perché era uscita qualche notizia, soprattutto dall'Inghilterra, che l'Arsenal altrimenti ci piomba lei su Chukwueze e a quel punto a noi ci rimane niente, o Nelson stesso, che forse sarebbe stato meglio, niente. Forse bisognerebbe muoversi e comprare Chukwueze e sei a posto in tutto ciò, cioè cioè, risolvi 2 piccioni con una fava, ma va bene così, aspettiamo, come dicevi tu. Prima di parlare scusate, del parametro zero in arrivo, nel caso io chiuderei la questione stadio in 10 secondi proprio parlando di Tiziano Ferro che inaugura l'estate dei concerti. Il buon Tiziano questo weekend è a Milano, a San Siro se non ricordo male Sì, proprio, a San Siro, San Siro. per il Domenica. doppio concerto. Lo salutiamo. Ciao Tiziano, grazie, questa è la Credo notizia che sia la migliore di notizia più oggi. interessante della giornata Ci questa, obbligo di questa riscatto, storia. sì, assolutamente sì. Ciao Tiziano, grazie. No, scherzo a parte, a proposito di stadio, oggi Repubblica scrive dell'impianto San Donato da 60.000 posti, e anche lì un attimo andrei cauto perché la media di quest'anno ha fatto molto pensare, molto riflettere. 60.000 posti è un tema da toccare con le pinze.
Io capisco che il piano di governo del territorio imponga una costruzione limitata e quindi 60.000 posti sarebbe più indicata, eccetera, 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 eccetera. Ma siccome non siamo ancora a quel livello, cioè siamo a un livello precedente, aspettiamo. Prima di uscire, ci sono un po' troppe fughe in avanti. San Donato è stata bistrattata per tutta la primavera, è sempre stata tipo la Cenerentola. Ne abbiamo parlato noi per primi, tramite il sindaco di San Donato, tramite le notizie che vi davamo. Sembrava sempre una roba come dire, ma sì, c'è anche San Donato. Vi hanno fatto capire che invece San Donato aveva un paio di carte molto interessanti, cioè la velocità e soprattutto il fatto di avere un piano già ben dettagliato precedente allo stadio, cioè per la costruzione di un palazzetto che dava la possibilità di avere già dei permessi accordati. Poi ovviamente oggi ci siamo svegliati tutti con San Donato e stiamo andando troppo in avanti a quel punto. Calma, calma. Direttore, io le ricordo che questo è obbligo di riscatto qui. I nostri Va bene, fans, i beccati nostri questo allora. spettatori L'hai vogliono voluto tu. sentire L'hai il voluto tu. mercato. L'hai voluto tu. L'ha scritto il relevo di Matteo Moretto, che saluto. Ciao Matteo, se ci stai ascoltando, ma non credo, che tornerà a breve qui in diretta con noi, magari già settimana prossima. Potremmo invitarlo a un obbligo di riscatto, Matteo Moretto. Magari, non lo so se si sveglia all'ora in cui registriamo noi, però gliela possiamo buttare lì. Ricordo che vive in Spagna, quindi a orari un po' sfalsati dai nostri, cioè va a letto più tardi, si sveglia più tardi. Matteo ieri ha parlato di Luca Romero. In realtà ha giocato nella Lazio, quindi dovremmo in teoria conoscere un po' più noi rispetto a lui. Quest'anno ha giocato, ve le faccio vedere, 12 presenze, 6 partite di Serie A, 3 di Europa League, 2 di Conference, 1 di Coppa Italia, per un totale di 270 minuti, realizzando un gol in Serie A. È un ragazzo molto giovane, come abbiamo detto, di 18 anni, che va a parametro, è un parametro zero perché scade il contratto tra pochi giorni, il 30 giugno, è dell'Allianz Sport. Mi dice qualcosa? No. Vi dico Ante Rebic. Se vi dico che Ante Rebic interessava la Lazio, Che c'entra se va a parametro zero? a favore tra procuratori. Ah, Non beh, so. sì. Però vabbè, lasciamo perdere. Questo che è un mio retropensiero. È un parametro zero di 18 anni che, diciamo così, puoi prendere sperando di, al massimo, se non succede nulla, lo metti sul mercato per 1 o 2 milioni e fai questa micro plusvalenza. Mi pare tutto qua. Poi, se invece deve essere, che so, esplodere all'improvviso, Alla Piercalulu. alla Piercalulu siamo ancora più contenti. Se invece non succede niente, perché a 18 anni può succedere sia di qua che di là, ci farei questa micro plusvalenza. Sì. Beh, no, è ovvio, non risolve i problemi del Milan, lo sappiamo. No, È un'operazione di contorno, di sì. dessert, diciamo. Io vi Perché ricordo che giochiamo con Tonali, Krunic e sì, Pobega. vabbè. Ma tanto non è che viene a fare lui il No, lo mediano. so, ma io non ma perché non puoi fare queste operazioni di contorno dopo che hai risolto certe cose che sono Perché è un gravi? parametro zero, Perché è va un via. parametro 0, il mercato è fatto di occasioni. Va bene, e aspettiamo. Va bene, è giusto. No, non è che Scusate aspettiamo, però il le parametro zero va via adesso. sì, sì, no, ma è verissimo, è Eh. verissimo. Sono io che È devo agitato. calmarmi un secondo perché cioè, se sento un'altra notizia di questo tipo, ripeto, con tutto il bene che si può volere a Luca Romero, che mi auguro che possa arrivare e fare, come dire, avere la stessa sorte di Pierre Calulu, È un e po' Dybala, toglierlo. è un E po' un Dybala coi capelli lunghi. sì, dicevo, mi auguro che possa arrivare Allora. e spero che possa avere lo stesso percorso di Piercalulu e diventare un giocatore fortissimo. Ma c'è altro a cui Ma pensare. sì, sì, ma penso che stiano decisamente pensando ad altro. Questo, te l'ho detto, è un di più. È come dire, vabbè, l'ho visto magari quando aveva 16-17 anni.
era interessante, aveva delle così, qualità tecniche che mi potevano ispirare. A 18 anni a parametro zero, che mi fa un po' strano, però capita, come abbiamo visto per Pier Calulu, capita, tipo il Lione ha deciso di non dargli il contratto alla professionista, bravi, intelligenti, capitano ogni tanto queste cose e sul mercato lo prendo a zero, poi se va, se non va, boh, ci farò 2 milioni di plusvalenza e vabbè, pazienza. Sì, sì, ma infatti è Harry, tu un'operazione anche mi intelligente. stai facendo troppo il monello. Occhio, che è un attimo. Ma io guarda, Lo tengo tutto per ma tutto sai obbligo che di io tra un riscatto. mese ti dirò: magari arrivasse Mikautadze, almeno quello, sai che andrà così, sai che ci ritroveremo, siam partiti dicendo: "Raga, ma chi è Mikautadze?" Ci ritroveremo a dire: "Raga, speriamo che arrivi almeno Mikautadze." Stiamo No, scherzando, per sì, dire, sì, cioè, sì, stiamo sarà scherzando. è un buon giocatore, quello che volete, è un po' una sorta di meme che ci siamo inventati tra di noi, così per far due risate. Sì, sì, esatto, è È un anche un meme discreto che è nato giocatore. tra di noi. Vabbè, non lo so, cosa vuoi che ti dica? Aspettiamo il tuo Sì, Henry, fantastico aspettiamo. aspettiamo. È il 15 giugno, aspettiamo con fiducia, Certo. come diceva il press. Caro Henry, grazie. Ciao, il like, ve lo ricordo, iscrivetevi, la campanella. Diteci nei commenti solo parole, dove sono i fatti, state Parolacce. calmi, bisogna aspettare l'algoritmo, il metodo nuovo, eccetera. Ditecelo nei commenti qua sotto e niente, vi aspettiamo al prossimo episodio. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco per Chiama Milan alle 11, poi lancia alle 13, il talk alle 16 e filo rossonero delle 19. Classico giovedì. Ciao!